In questo video vediamo un'applicazione del prodotto vettoriale. Partiamo da questi tre punti definiti nello spazio binario e consideriamo, quindi immaginiamo questi tre punti che immaginiamo appartengano al piano su cui io sto disegnando, quindi punto A, punto B e punto C. E costruiamo i vettori AB e AC. Quindi cominciamo col vettore AB che ha componenti dato da 2, meno 1, 3, meno 1, quindi 3 più 1, meno 1, meno 4, quindi il vettore di componenti 1, 4, meno 5, e quindi questo vettore, e il vettore AC. Il vettore AC che invece ha i componenti ottenuti da 5, meno 1, 0, meno 1, quindi più 1, 3, meno 4. Quindi vettore di componenti 4, 1, meno 1. Calcoliamo il prodotto vettoriale tra i vettori AB e AC. Come già sappiamo, possiamo calcolare questo prodotto calcolando il determinante della matrice formata da i versori fondamentali, i JK, come prima riga, come seconda riga le componenti del primo vettore AB, quindi 1, 4, meno 5, e come terza riga le componenti del vettore AC, quindi 4, 1, meno 1. Andiamo a calcolare quindi il determinante di questa matrice rispetto alla prima riga e otteniamo quindi il vettore di componenti. Allora 4 per meno 1 fa meno 4 più 5, quindi 1i, poi 1 per meno 1 più 20, quindi meno 19j, 1 per 1, meno 16, quindi meno 15 per il versore K, ossia il vettore di componenti 1, meno 19, meno 15. Possiamo dire che l'area del parallelogramma che io formato dai miei vettori AB e AC, quindi quest'area, è data da, quindi l'area del parallelogramma ABCD è data dal modulo del vettore prodotto vettoriale AB-AC. Quindi calcoliamo il modulo del vettore che abbiamo appena calcolato, quindi la somma dei quadrati delle tre componenti, e otteniamo come risultato la radice di 587, che è circa 24,23 unità. E questa è l'area del parallelogrammo che abbiamo qui disegnato, formato dai vettori AB a C. Vediamo un'altra applicazione, quindi l'area del triangolo, invece, che corrisponde alla metà dell'area del parallelogrammo, quindi l'area del triangolo ABC ovviamente abbiamo detto la metà dell'area del parallelogrammo, quindi possiamo ottenerla come un mezzo, il modulo del prodotto vettoriale dei vettori AB a C.
e quindi abbiamo come area un mezzo, la radice di 587 che è circa 12,11 unità. Abbiamo quindi visto un'applicazione del prodotto vettoriale.